Cercavamo un posto vicino a casa, in montagna, fresco e non troppo affollato ad agosto, dove passare 2 giorni tra borghi e camminate nella natura. Direi che la Valsesia risponde perfettamente a tutti questi punti in elenco. Seguiteci in questa nuova esplorazione, accompagnati dal suono dell'acqua che scorre e quello del vento. Vi racconteremo il nostro itinerario alla scoperta di una valle incontaminata ai piedi del Monte Rosa. La nostra giornata parte da Rassa, piccolo borgo montano costruito alla confluenza dei torrenti Sorba e Gronda. Un paese di falegnami e allevatori, abitato a tempo pieno da solo 25 persone. Assomiglia tanto ad un villaggio delle fiabe, con le sue case in pietra, i tetti in ardesia e i balconi di legno pieni di fiori colorati. Il centro è formato da poco più di una via e qualche vicolo laterale che sale verso la montagna. Camminare qui è semplicemente bellissimo. In fondo alla strada principale si trova il cantone di Sant'Antonio, con il suo ponte a schiena d'asino simbolo del borgo. Questa forse è la sua parte più scenografica e fotografata. È difficile rimanere indifferenti davanti a questi panorami. Prima tappa del nostro viaggio in Alta Valsesia, siamo nel borgo di Rassa e ve lo diciamo, appena siamo arrivati ci siamo già innamorati perché è tutto troppo bello. Quando visitiamo dei borghi così belli uno dei nostri primi pensieri è quanto ci piacerebbe avere una casetta in legno o una baita in un posto così. Da questo punto partono diverse passeggiate verso le valli e gli alpeggi, ma noi non avendo molto tempo a disposizione purtroppo questa volta ci limiteremo al centro. Torniamo sui nostri passi per pranzare alla Locanda delle Alpi, una taverna molto accogliente dove provare la cucina locale valsesiana. Formaggi e salumi della zona incredibili. E la polenta Concia di Paolo è tra le più buone mai provate. Abbiamo anche pagato veramente poco per la qualità di quello che abbiamo mangiato, quindi direi super consigliato. Facciamo ancora una camminata prima di riprendere la macchina e spostarci verso il prossimo stop, il check-in al nostro agriturismo. Stanotte dormiremo ad Alagna, più precisamente in frazione Rusa, in una posizione privilegiata. Circondato da prati verdi e protetto da un bosco, l'agriturismo Alagna è una baita tutta in legno di larice. Appena entrati, il profumo infatti è inconfondibile. Anche se vorremmo fermarci di più e rilassarci, abbiamo tante cose da vedere. Andiamo al parcheggio del Vold per prendere la navetta che con un biglietto di 3,50 € per andata e ritorno ci porta in pochi minuti di fronte alle cascate dell'Acqua Bianca. Se volete è possibile fare la stessa strada anche a piedi, ma sono circa 40 minuti di asfaltata non indimenticabile, ecco. Quindi ottima la navetta. Dal piazzale di arrivo parte il sentiero per il rifugio Pastore, molto frequentato, che si raggiunge con 30 minuti di cammino semplice. Diciamo che non avrete difficoltà a trovare escursioni da fare. Accanto ci sono le cascate, che al momento non sono al massimo con la portata d'acqua, ma impressionano soprattutto per la loro altezza. Ripresa la navetta, iniziamo a visitare quello che può essere considerato il centro di Alagna, passando inizialmente da Pedelegno. Vi accorgerete subito di come l'architettura valser sia predominante. Per chi non lo sapesse, i valser sono una popolazione di origine germanica che abita la Valsesia ormai dalla metà del XIII secolo. Le loro tradizioni sono molto radicate nell'area alpina intorno al Monte Rosa e tuttora molto vive. La lingua, gli abiti tipici, i piatti e lo stile delle loro abitazioni sopravvivono grazie alla passione di chi se ne prende cura. Noi abbiamo già incontrato un'altra comunità valser qualche anno fa a Macugnaga, ma è sempre affascinante poter osservare queste realtà. Alagna sembra proprio ben organizzata per il turismo, ma non è ancora presa d'assalto come altre mete per fortuna. Speriamo possa mantenere la sua autenticità ancora per molto tempo. Una delle
delle caratteristiche principali di Alagna è che non è formata da un unico centro abitato, ma da tantissime frazioni che si trovano comunque tutte qui nei dintorni. Adesso noi siamo a Pedemonte e abbiamo deciso di fermarci qui per cena. Questa sarà l'ultima frazione che vedremo oggi. Arriviamo davanti al Museo Walser, allestito all'interno di un edificio storico datato 1628. Straordinario anche dall'esterno, il biglietto d'ingresso è di 5 euro. Pedemonte è l'insediamento più antico di Alagna, con un'atmosfera particolare e case perfettamente conservate. L'annaffiatoio poggiato sulla fontana ci trasmette un'idea di casa e di familiarità, un villaggio che è rimasto immutato nei secoli e che ancora oggi è di una bellezza straordinaria. Ceniamo al ristorante Montagna di Luce. All'interno è tutto di legno, molto romantico se posso dirlo. Mi immagino come potrà essere in inverno, a Natale magari, con le decorazioni e la neve fuori. Un sogno. Io ho preso un piatto di ravioli del Plin, mentre Sara la trota condita con olio e timo, veramente buonissimi entrambi. Fuori il sole è tramontato ed è per noi ora di tornare in agriturismo. Domani ci aspetta una bella camminata. Ci svegliamo quando le montagne fuori dalla finestra hanno le cime già illuminate. Facciamo una colazione deliziosa con una delle torte al cioccolato fatte in casa migliori di sempre e poi ci mettiamo in marcia. Ci è dispiaciuto restare solo una notte, chissà quante altre cose ci sarebbero state da fare. Mentre noi carichiamo gli zaini in macchina, voi nel frattempo potreste iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto o lasciare un mi piace al video per sostenere il nostro lavoro. Grazie fin da ora. Torniamo nel centro di Alagna e raggiunto il ristorante Unione prendiamo le scalette sulla sinistra dove ci sono i primi cartelli che indicano Otro, la nostra destinazione di oggi. Attraversiamo la bellissima frazione di Reale, con la sua fontana in pietra circondate dalle baite in legno, e continuiamo fino ad imboccare la parte sterrata del percorso. Abbiamo appena iniziato la camminata che porta fino in Val d'Otro, dovremmo metterci più o meno un'ora e mezza e ci sono 500 metri di dislivello positivo. Noi sicuramente ci metteremo un po' di più, ma va bene così. La salita è costante e il sentiero non spiana mai, non è particolarmente in pendenza però, quindi assolutamente fattibile. Dopo alcuni passaggi su gradoni saprete di essere arrivati a metà percorso quando incontrerete una fontana e alcune panchine. In valle c'è soltanto un rifugio, lo Zar Senni, è l'unico posto dove mangiare a meno che non vogliate portarvi il pranzo al sacco e quindi vi consigliamo di prenotare, noi infatti abbiamo chiamato ieri. Dopo circa 2 ore e un ultimo passaggio abbastanza ripido, eccoci a Otro. Pensate che quest'anno si festeggiano i 1000 anni dalla prima menzione storica della valle. Ci sono diversi eventi in programma fino ad ottobre. Follu è la prima frazione che incontriamo e proprio di fronte alla piccola chiesa troviamo una bellissima mostra di foto d'epoca dedicata alle persone che vivevano stabilmente nel vallone anni fa. Chissà come deve essere vivere in un luogo così 365 giorni l'anno, fa un certo effetto pensarci. Ci doveva essere un senso di comunità fortissimo per sostenersi a vicenda. Ci sono 22 gradi e si sta benissimo. Ci rilassiamo un po' sul prato al sole prima di entrare al rifugio per pranzo. Abbiamo preso entrambi dell'ottima polenta, Paolo con l'aggiunta di una salamella e io con i funghi porcini, una bontà. Riprendiamo la scoperta di questo magico luogo passando da Dorf e subito dopo da Scarpia. Saranno al massimo una decina di case, ma hanno un fascino innegabile e poi con queste montagne a fare da cornice è uno spettacolo.
Le persone qui sono ancora molto legate alle loro tradizioni ed è una cosa bellissima secondo noi, un valore aggiunto a luoghi che già meritano anche solo per l'incredibile contesto naturale in cui si trovano. Purtroppo è già ora di tornare, saremmo rimasti volentieri di più. Giusto per informazione, per la discesa ci abbiamo messo 1 oretta e un quarto, le ginocchia si sono fatte sentire. C'è un'ultima tappa che vogliamo fare, ma prima, breve menzione per Balmuccia, che incontrerete lungo la strada principale. Eravamo stati in paese qualche anno fa per fare canyoning con Giulia e Gabri e ci eravamo divertiti un sacco. Questo tratto del fiume Sesia si presta particolarmente per torrentismo o rafting, infatti. Ultimo stop di questo breve viaggio, siamo a Varallo e l'obiettivo di questo pomeriggio è assaggiare le miacce, che sono uno dei piatti tipici della Valsesia. Passando per il ponte Antonini raggiungiamo in pochi passi una delle piazze storiche del paese, circondata da alte case colorate. Ci fermiamo alla miacceria, è stato molto difficile scegliere, ce n'erano di buonissime. Io ho optato per una semplice dolce alla Nutella, mentre Paolo ha preso quella con burro, sale e saleggia, il timo selvatico. Devo dire che questa volta la scelta giusta l'ha fatta Paolo, era semplice ma veramente buonissima. Facciamo 2 passi tra le contrade caratterizzate da botteghe artigiane e gallerie d'arte, prima di rimetterci in macchina verso casa. Anche questo breve viaggio è arrivato alla fine, speriamo vi sia piaciuto e che possa essere di ispirazione per una vostra prossima avventura. La Valsesia è un territorio ancora autentico, ricco, sia dal punto di vista naturalistico che culturale. Voi ci siete mai stati? Lo scorso anno siamo stati in un'altra valle del Piemonte che secondo noi potrebbe piacervi un sacco, la Val d'Ossola. Trovate il video qui a destra, mi raccomando non perdetevelo. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, finalmente vi racconteremo del nostro stupendo viaggio in Scozia. A presto, un abbraccio, ciao! Ciao!